Ciao, in questo video parliamo di una condizione molto diffusa nella società contemporanea, quella del capo anteposto, o anche chiamato collo del nerd, proprio perché deriva dalla quantità di tempo che passiamo davanti al computer. Al giorno d'oggi infatti passiamo tantissimo tempo a fissare uno schermo, o perché per motivi di lavoro e di studio stiamo davanti al computer, o perché dobbiamo guardare le notifiche del nostro smartphone, o anche semplicemente quando siamo alla guida siamo costantemente focalizzati sullo schermo che abbiamo davanti. È normale, è naturalissimo che tutte le volte che noi ci fissiamo a guardare degli oggetti davanti a noi, soprattutto se sono piccoli, il capo vada avanti perché tutto il nostro corpo in realtà vuole avanzare per raggiungere quell'oggetto. E quello che rende questa posizione problematica è il fatto che il nostro cranio pesa abbastanza. Un cranio umano va a pesare fra i 5 e i 7 kg e più la testa si sposta in avanti e il capo si antepone, maggiore è il carico che noi andiamo a spostare su tutta la parte cervicale, prima sui muscoli e poi anche sulle strutture tendine, legamentose e con il tempo ossee. Quello che succede è infatti proprio che con il tempo iniziamo a considerare questa posizione di capo anteposto assolutamente normale. Una cosa che capita spesso con le persone che seguo è che nel momento in cui vado a metterle con il capo in posizione corretta mi sento strano, mi sento in una posizione innaturale o addirittura mi sento storto. Questo perché con il passare degli anni il nostro sistema nervoso inizia a considerare naturali tutta una serie di posizioni che in realtà non sono per nulla naturali, ma sono semplicemente confortevoli per non creare tensione muscolare in tutti quei reparti articolari che sono compressi dall'accorciamento e dall'ipertono dei muscoli che hanno subito una modificazione posturale. Questa situazione, che è assolutamente molto comune, purtroppo oltre a portare dolori che di solito non sono subito collocati nella zona del collo, ma si irradiano principalmente per tutta la zona del trapezio o delle spalle, porta anche problemi un po' più gravi. Il trascorrere di anni interi in posizioni scorrette, in cui le articolazioni vengono compresse, può generare la degenerazione delle articolazioni stesse, e parlando di colonna vertebrale non sono purtroppo infrequenti conseguenze come protusioni discali o anche addirittura ernie. E dato che la nostra colonna vertebrale è comunque un'unica articolazione per il nostro sistema nervoso, problematiche che si vanno a generare a livello cervicale avranno con il passare del tempo anche delle conseguenze sulla colonna lombare, generando anche lì dolori, quando non addirittura degenerazione dei dischi. Oltre a questi gravi rischi, il capo anteposto può creare e crea quotidianamente anche dei piccoli inestetismi, che a volte sono anche grandi. Una delle tipiche conseguenze del capo anteposto si chiama gobba del bisonte, cioè il fatto che con il passare degli anni si inizia a creare un accumulo di tessuto adiposo proprio nella zona articolare che è stata compressa e ristretta nel movimento, e questo accumulo di tessuto adiposo crea un vero e proprio spessore, un vero e proprio monticello che assomiglia alla gobba di un bisonte, da qui il nome. Per tutti questi motivi è importante vedere un attimo con attenzione qual è il problema e anche capire qual è il modo migliore per risolverlo. Ti ricordo sempre che questo è un video a carattere informativo e divulgativo. Qualora tu vedessi che i movimenti presentati ti creano dei piccoli fastidi o comunque non ti danno sollievo, rivolgiti subito al tuo medico specialista, perché probabilmente c'è qualcosa di importante di cui dovresti prenderti cura. In questo video ci approcceremo al problema in maniera globale. È importante dire sin da subito che il collo, la cervicale, si divide funzionalmente in due zone, cervicale bassa e cervicale alta. Quando noi andiamo a mettere il capo anteposto, questi due tratti si comportano in maniera differente. La tendenza infatti a portare il capo in avanti porterà la cervicale bassa e la prima parte del tratto dorsale a mettersi in flessione e a irrigidirsi in questa posizione. Come conseguenza, come compenso, per evitare di guardare a terra, la cervicale alta, in zona suboccipitale, andrà in iperestensione e anche in questo caso, pur di mantenere la linea dell'orizzonte e poter continuare a svolgere le funzioni vitali per cui è deputata, andrà a irrigidirsi, ma
non in flessione come la cervicale bassa, ma in estensione. Per questo motivo, quando noi affrontiamo la condizione del capo anteposto, dobbiamo tenere presente questi due diversi problemi, entrambi compresenti sul tratto cervicale. Inoltre, oltre a considerare la cervicale nella zona suboccipitale e il tratto più basso in zona toracica, è fondamentale, proprio perché il nostro organismo e tutte le disfunzioni posturali vanno viste in maniera globale e olistica, approcciarci anche a quello che succede a spalle e a torace, che chiaramente dalla posizione di capo anteposto vengono interessati in maniera decisiva. Andiamo adesso a vedere come risolvere questo problema. In questo video, come vi accennavo, vedremo un approccio globale. Vedremo infatti esercizi che ci permettono di allungare e decomprimere quelle zone che sono eccessivamente compresse, quindi con dei muscoli in ipertono, come in questo caso la zona della cervicale alta, e invece andremo a rinforzare tutti quei muscoli che si sono indeboliti e restituire loro il tono necessario a tornare nella posizione corretta, come per esempio nel caso della cervicale bassa, tornare dalla flessione, finalmente riportare il capo in estensione e quindi dritto. Vedremo quindi 3 esercizi che sono davvero rapidi ed efficaci, in modo che tu possa farli davvero quando hai 5 minuti di tempo, in qualsiasi situazione. Magari al lavoro mentre sei seduto davanti al PC, o seduto in macchina mentre aspetti che il semaforo scatti, o anche in cucina mentre guardi l'acqua bollire. Inoltre i 3 esercizi che ti propongo li puoi praticare tutti e 3 sia seduto appunto su una sedia, li puoi praticare in piedi appoggiandoti spalle al muro, in modo che il muro ti dia dei feedback posturali e ti permetta di metterti in linea, oppure ancora meglio, se hai tempo, se magari sei a casa e hai un tappetino, li puoi fare sdraiato a terra. E questo è sicuramente il metodo migliore per poter riallineare la cervicale e anche lavorare, perché no, sulla respirazione. Il primo esercizio è una retroposizione del mento, in inglese si chiama chin tuck, quindi andiamo semplicemente a contrastare la tendenza del capo ad andare in avanti, riportandolo indietro in posizione naturale. All'inizio, se ti viene difficile, puoi anche utilizzare 2 dita e dolcemente accompagnarlo dietro. In questo caso è importante avere qualcosa dietro, o appunto lo schienale di una sedia o un muro, perché è fondamentale portare il mento dentro, ma non abbassare lo sguardo, cercare di mantenere sempre la testa all'altezza in cui gli occhi riescono a guardare l'orizzonte e il piano masticatorio è parallelo al suolo, quindi non deve avvenire una flessione del capo, ma al contrario noi dobbiamo, riportando il capo dietro, estendere quei muscoli della cervicale bassa che erano andati in flessione, noi li riportiamo in estensione, e al contrario allungare quei muscoli suboccipitali che erano andati in compressione, li riportiamo in allungamento. Questo esercizio può essere fatto sia a ripetizioni, e quindi lasciare che dolcemente il capo ritorni nella sua posizione e poi con 2 dita portarlo indietro. Può essere fatto non appena ti senti pronto, senza le dita. 10-15 ripetizioni vanno benissimo, oppure ancora può essere fatto in maniera isometrica, e quindi fare la ripetizione, mantenere alcuni secondi, sempre cercando di andare verso l'alto con la testa e non verso il basso, di mantenere la linea dell'orizzonte, e ritornare. Il secondo esercizio è quello della W. Come dicevamo, infatti, questa problematica non va a interessare solo il collo, ma ha delle conseguenze molto importanti nelle spalle, che si vanno anche loro ad anteporre, e il torace a chiudere. Quindi in questo esercizio ci metteremo con le braccia all'altezza del nostro torace, parallele al suolo, e le andremo a ruotare portandole in questa posizione, vedete, come se appunto andiamo a formare una W con le nostre braccia. Manteniamo la posizione e le riportiamo indietro. Anche qui potete fare a ripetizioni. La cosa importante è che nel fare questo non portate il capo in avanti, quindi mentre le braccia salgono il capo non faccia questo, perché questo è proprio quello che noi vogliamo evitare.
quindi dovete mantenere la posizione di mento dentro come l'esercizio che abbiamo visto prima durante questo secondo esercizio. E dovete cercare di concentrarvi qui in mezzo alle scapole proprio nel creare questa attivazione in cui le scapole vanno a avvicinarsi l'una all'altra. Questo avvicinamento però non deve essere nemmeno forzato, perché forzarlo potrebbe creare questa posizione in cui le spalle vanno sopra verso le orecchie e si incurvano, che anche questa è una posizione che noi vogliamo evitare. Quindi spalle basse, le scapole vanno basse e si avvicinano fra di loro, ma in maniera del tutto naturale, mentre la testa resta dritta. Quindi andremo a mantenere questa posizione. Anche in questo caso avere un muro alle spalle può essere molto utile. E cercare di non inarcare, proprio mantenendo il contatto di testa e spalle e glutei con il muro, non inarcare nemmeno la colonna lombare, ma mantenere le costole stabili e basse e ridurre al massimo ogni tipo di compenso. Il terzo esercizio è l'esercizio dell'angelo. Andremo di nuovo nella posizione che già conosciamo, in cui facciamo con le braccia una W. Da questa posizione, sempre mantenendo la testa dritta, senza portarla in avanti, sempre mantenendo le spalle basse, ben lontane dalle orecchie e le scapole il più possibile dietro, che si avvicinano l'una all'altra, porteremo lentamente le braccia in alto, come in questo caso a formare una Y, e di nuovo giù, gradualmente, cercando il massimo controllo e la massima attivazione proprio delle scapole. Manterremo anche in questo caso le costole basse, la lordosi lombare neutra, il mento dentro e le spalle stabili e ben lontane dalle orecchie. Anche di questo esercizio è possibile fare 10-15 ripetizioni, appunto, quando avete tempo. Una progressione di questo esercizio può essere quella di andare a mettere le braccia ancora più basse, come a formare una L. E già stare in questa posizione metterà ancora più in difficoltà il mantenere tutta la postura eretta, perché chiaramente le costole vorranno uscire fuori, la testa vorrà andare avanti per permettere questo movimento, ma noi non vogliamo. E saliremo andando a formare invece una T, in cui allarghiamo bene le braccia e addirittura, sempre mantenendo la colonna dritta, andiamo a spingere, ad aprire ancora di più in modo da avvicinare ancora di più le scapole, e che ancora, anche in questo caso, se avete un muro alle vostre spalle vi può dare il feedback che state spingendo dietro, ma attenzione appunto che questo spingere non voglia dire inclinare la colonna lombare o portare avanti la testa o incurvare le spalle. Questi sono i 3 compensi che noi in assoluto vogliamo evitare, qualunque esercizio di questi scegliate di fare. Come vi dicevo, questi 3 esercizi li potete fare in piedi, schiena a muro, sdraiati per terra o seduti su una sedia. Potete andare per ripetizioni, appunto 10-15 ripetizioni per esercizio, o anche inserire tra le ripetizioni alcune tenute isometriche non appena vi sentite in grado di farlo. Una cosa fondamentale per risolvere problemi posturali, come per esempio quello del capo anteposto, è lavorarci tutti i giorni. Questo può anche voler dire modificare l'ergonomia delle posizioni che voi utilizzate nella vita di tutti i giorni. Quindi ad esempio nella postazione di lavoro magari alzare un pochettino il monitor in modo che la vostra testa resti in linea mentre guardate lo schermo, oppure per esempio sistemare lo specchietto retrovisore in modo che voi riusciate a guardare dietro senza dovervi incurvare. Spesso inoltre dolori e problemi cervicali non sono soltanto ascrivibili a disfunzioni muscolari e squilibri posturali, ma entrano in ballo tanti altri elementi. Questo perché il concetto di postura è un concetto ampio che abbraccia davvero
tutte le sfere e tutti gli aspetti della vita di un individuo. In particolare ci sono studi scientifici che hanno dimostrato che problematiche come questa sono sicuramente aggravate da alto stress, per esempio al lavoro o nella vita di tutti i giorni, fumo di sigaretta, abuso di alcol o una scarsa nutrizione, magari povera in frutta e verdura. Ovviamente tutte queste problematiche sono aggravate da un basso livello di attività fisica e quindi dall'assenza, per esempio, di una pratica sportiva sana e regolare. Le condizioni posturali possono inoltre essere non solo aggravate ma anche causate da disturbi, per esempio al sonno, e questo è un argomento di cui parleremo molto, cioè l'impatto positivo che può avere il sonno, quelle 7-8 ore di sonno fatte tutti i giorni, e al contrario l'enorme impatto negativo che può avere la mancanza di sonno su tutto l'organismo. E anche quando si parla di equilibrio della muscolatura cervicale, il bruxismo, che spesso e volentieri causa fortissime algie a tutta la parte cervicale e cranio. Spero davvero che questo video sia stato utile. Se hai domande, curiosità o suggerimenti per il prossimo video, scrivili pure nei commenti. Se vuoi una sequenza molto breve di esercizi che puoi fare ogni giorno per mobilizzare il collo, allora devi assolutamente passare a questo video. Se altrimenti hai bisogno di una serie di esercizi che ti permetta di sbloccare tutto il corpo, magari da utilizzare come mobilizzazione quotidiana, allora ti consiglio assolutamente quest'altro video. Non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!